Salve a tutti ragazzi, oggi voglio fare un video dedicato agli appassionati di pesci serra. In effetti il pesce serra è un pesce che ormai lo troviamo quasi stanziale sulle nostre coste, ma questo video è dedicato soprattutto alla pesca dalla scogliera limitrofa alle aree portuali o nelle aree portuali. Non tutti i porti permettono di pescare, quindi ci possiamo benissimo trovare una scogliera vicino al porto e aspettare che questo pesce cominci a cacciare. Ovviamente è una pesca più statica rispetto a quelle alla spigola dove si cammina sulla spiaggia, però è un tipo di pesca che può dare delle grandi soddisfazioni, soprattutto perché il pesce serra è un pesce abbastanza abitudinario, quindi ha degli orari dove comincia a girare, comincia a cacciare e dove è più facile, diciamo, trovarlo. Come si fanno a trovare questi momenti magici? Beh, bisogna camminare, bisogna dare un'occhiata, guardare come si muove il mare, come si muovono i gabbiani, se ci sono dei cefali, se vediamo degli attacchi e poi provare a pescare. Vi posso dire che però in linea di massima ci sono dei momenti che funzionano molto bene, il tramonto è uno di questi, però dipende, vi ripeto, da posto a posto. Ad esempio ci sono alcune zone del Lazio dove alle 6 del pomeriggio in piena estate i serra passavano sempre. Questa, essendo una pesca abbastanza statica rispetto alla pesca dalla spiaggia, ci consente di portare molte più cose. Beh, come vedete qui io ho un paio di canne, la mia borsa, una grande borsa porta artificiali e il guadino. Il guadino in queste zone non deve mai mancare perché comunque non si tira mai sul pesce né di peso né dal filo perché andiamo a stressare tutta l'attrezzatura. Ma inoltre se vogliamo rilasciarli, l'unico modo per poterlo fare senza ledere troppo la bocca o altre parti è proprio col guadino. Li liberiamo e li portiamo in mare. Ma anche un bel pesce ci vogliamo tenere, ovviamente il guadino ci serve sempre. Stranamente rispetto ad altri tipi di pesca, qui è vero, possiamo avere tantissimi artificiali, però non guardate ora quello che vi faccio vedere, è solo un esempio. Basta avere poche esche ma conoscerle molto bene. Ma partiamo dalla cosa più importante. Come imposto io la pescata? Dipende se sono solo o se sono in coppia. Di solito in queste zone si va con un amico, no? E se si va con un amico io gli faccio pescare magari a lui con un top water e io utilizzo invece un'esca come può essere un long jerk o un minnow o viceversa. Se invece sono da solo mi piace sempre iniziare con un top water. Perché? Perché il top water mi permette di capire subito se c'è del movimento, se i pesci sono curiosi, vanno a inseguire l'esca, allora lo posso vedere dalle bollate che fanno dietro l'esca. Bisogna però conoscere molto bene il movimento della nostra esca. Ora vi svelo qual è il modo con cui voglio affrontare una pescata a serra. Beh, possiamo o bombardare di lanci il mare, ma secondo me non ha molto senso, oppure fare pochi lanci, e ne faccio anche uno ogni 2-3 minuti, ma ogni lancio ci credo fino all'ultimo secondo. In effetti se bombardiamo il mare di lanci abbiamo un effetto secondo me solamente controproducente. Il primo, abituiamo il pesce a quel rumore. Se i serra ci sono probabilmente sentiranno un'esca anche a decine se non a centinaia di metri, alcune esche in alcune giornate. Se non vogliono andarci probabilmente perché o non la stiamo recuperando bene o perché in quel momento loro non vogliono cacciare. È inutile che li andiamo a bombardare in continuazione. E due, li facciamo abituare alle vibrazioni dei nostri artificiali e questo non deve accadere. E poi soprattutto ci stanchiamo e quando è il momento giusto non saremo pronti per affrontare la pescata. Quindi, primo consiglio, un lancio ogni tanto e dopodiché vado a cambiare l'esca. Ora vi voglio parlare però del tipo di esche che secondo me non devono mancare in una pescata a serra. Beh, innanzitutto non deve mancare un top water, ne abbiamo parlato, un popper come questo qui. Ma come vedete io, secondo che appoggio la canna, di top water ne ho diversi. Non è detto che voi ne dobbiate comprare di tutti i tipi, però vedete io dello stesso popper avevo un colore naturale o anche un colore molto acceso. Soprattutto questi due tipi di colori, se riuscite a trovarne, ma basta uno dei due, secondo me non possono mancare, perché il serra, vi ricordo, e questo vale per tutte le esche, è un pesce che non attacca solo per fame, ma attacca anche per territorialità, soprattutto se ci sono dei banchi molto grandi. Un colore così scatena la loro aggressività in alcune situazioni.
Il rosa va bene soprattutto per l'alba, per il tramonto. Un po' dobbiamo rispecchiare quelli che sono i colori del cielo, per assurdo. Poi vedete, ho dei needle, anche qui ne ho un paio. Ho dei walking the dog, come questo che fa molti danni, come quest'altro. Quindi mi piace, diciamo, variare. In base a cosa utilizzo un popper o un walking the dog o un needle? Beh, in base al tipo, innanzitutto il tipo di esca che io utilizzo meglio. Non è vero che servono tutte le esche e provarle tutte in una giornata. Io di solito in una giornata a serra ne provo 4, 5, ma non di più. Poi ho le mie esche fidate che in quel momento secondo me possono andare bene. Se vedo ad esempio che i pesci sono molto reattivi, beh, allora a quel punto magari utilizzo un needle se voglio un recupero un po' più veloce. Se invece vedo che i pesci bisogna stimolarli all'attacco o ci sono dei cefali a galla che si muovono lentamente, beh, uso un walking the dog perché è un pochino più lento. Diverso invece è il discorso per quanto riguarda i minnow, i jerk, come li vogliamo chiamare. Come vedete io ne ho di alcune tipologie, anche qui vi ripeto non ne servono milioni. Ho long jerk, quindi esche molto lunghe, che possono essere sia naturali, di colori naturali, sia di colori invece un po' meno naturali, soprattutto il giallo, l'arancione sul ventre, vanno benissimo perché vanno a stimolare il serra quando non vuole attaccare. Invece quando il serra sono parecchio difficili da prendere, sono sospettosi, o utilizzo colori naturali o addirittura utilizzo delle esche molto più piccoline. Vedete? Come questa, come queste qui, eschine che sono un po' più piccole. Questa della Yuzuri che è eccezionale. Quindi a seconda del tipo di pesci che mi trovo in quel giorno posso utilizzare un'esca piuttosto che un'altra. Ovviamente detto così sembra impossibile, ma non è impossibile, bisogna capire bene che tipo di pesce si ha davanti. Se è un pesce reattivo, nervoso, che mangia un po' tutto quello che gli diamo, allora non abbiamo grossi problemi. Ma se invece il pesce è molto apatico, beh, allora dobbiamo essere noi a stuzzicare il suo attacco. Ora avete visto centinaia di esche magari, ma secondo me se prendete un paio di popper, uno di un colore naturale, uno magari di un giallo fluorescente, un long jerk e invece un jerk sui 140 mm di colore naturale, avete già un 4-5 esche che vanno bene. Ma voglio farvi vedere una cosa. Vedete, questo è un popper. In realtà il recupero io lo posso fare in moltissimi modi e vi posso garantire che ci sono giornate in cui il pesce mangia con un determinato tipo di recupero, giornate che sulla stessa identica esca mangia con un recupero completamente diverso. Ecco perché meglio avere poche esche ma conoscere molto bene come nuotano, e quando le recuperate cercate di capire come sta nuotando, visualizzate il suo movimento, cercate di immedesimarvi nell'esca. E vi faccio vedere questo popper. Vedete, ho una canna un pochino più lunga perché sto apprezzando canne un po' più lunghe per questa pesca. Questo popper io posso recuperarlo così, quindi stop and go con delle grosse bollate. Questo è un tipo di recupero. Posso recuperarlo canna alta facendolo schizzare sull'acqua così, quasi senza fermarmi, o posso addirittura fare dei piccoli recuperi, così, e mi fermo, lunghe pause, e funziona molto bene quando i serra sono apatici. In effetti, come vedrete nei video che ci sono, i serra hanno attaccato con lo stesso popper ma con due recuperi completamente diversi.
Il Serra non è la Lecciamia, mentre la Lecciamia vuole vedere la velocità, il Serra spesso non la vuole vedere. Ovviamente una bollata importante, come può essere questa che vi faccio vedere, ma spesso non mangiano, allora ci seguono e basta. Se ci seguono, bollatona e ci fermiamo, li facciamo aspettare, vediamo se bollatona, loro gli dà un istinto che devono attaccare, un istinto predatorio, e 90 su 100 attaccheranno su esca ferma. Anche perché su esca in movimento hanno un po' più di difficoltà a vederla. Un'altra cosa, fino all'ultimo metro recuperatelo bene, perché io ho preso Serra veramente qui sotto. Quindi tutto questo per spiegarvi che poi alla fine, se conosciamo bene la nostra esca, ci possiamo permettere veramente di farci tutto quello che vogliamo. Sia che sia un top water, che può essere un popper, può essere un walking the dog, anche se nel walking the dog siamo un po' limitati, ma anche quando utilizziamo un jerchettino. Ve lo faccio vedere subito. Eccoci qua, ho cambiato canna, ho cambiato esca e come vedete questo è un jerk da 140, non è uno di quei long jerk, ma è un'eschettina normale che può veramente sembrare uno sgombrettino, un cefalino, una lice. Anche qui io preferisco sempre esche che siano suspending, se le trovate sono le migliori, ossia quelle che rimangono ferme nello strato d'acqua dove le abbiamo lasciate, né affondano né galleggiano. E poi ci sono oppure le sinking, quelle che affondano. Perché? Perché con la pesca al Serra io amo fermarmi molto spesso. Se invece prendete un'esca floating, quella galleggia e non ci aiuta. Le esche floating vanno bene se l'acqua è molto bassa e nel recupero più o meno è costante. Anche qui vedete? Ci sono persone che magari recuperano velocemente, facendo quasi uscire l'esca fuori dall'acqua, ma non è un recupero che, devo dirvi la verità, a me ha dato grandi soddisfazioni. Funziona solo se il pesce è veramente nervoso e attacca di tutto. Vi posso garantire che recuperi che funzionano molto bene con i Serra è anche questo tipo di recupero, un recupero molto dolce, lento, cadenzato, e ci fermiamo. Lento, cadenzato. Per assurdo il Serra attaccherà con esca ferma. Un altro recupero che funziona bene, ma non con tutti gli artificiali, sono con alcuni ovviamente, è un recupero così nervoso, quindi delle gercatone e ci fermiamo. 2 gercate e ci fermiamo. Non lo facciamo muovere col mulinello, l'artificiale, ma lo facciamo muovere con la canna. E ci fermiamo. Ecco. Eccolo. Io vi posso garantire che la maggior parte dei Serra che ho presi li ho presi praticamente con esca ferma e raramente li ho presi con un recupero continuo e veloce. Perché? Perché mi piace comunque andarmi a cercare quei Serra un po' più apatici, che sono anche quelli un pochino più grandi e che giustamente hanno bisogno di un recupero diverso, e soprattutto vi dovete differenziare da tutti gli altri pescatori che magari hanno comprato l'artificiale, sono lì che lanci, voi dovete fare qualcosa di diverso, perché sarà la vostra esca che si muoverà in modo diverso a stimolare l'attacco del Serra. Se siete in 2 o più amici, state pescando su questa scogliera, anche qui alternate le esche, alternate i colori, fate diverse prove. Ogni tanto fermatevi per una decina di minuti, date il tempo al pesce di disabituarsi a quelle continue vibrazioni che state emettendo con le vostre esche. Vi posso garantire che quando poi comincerete a tirare, probabilmente cacceranno l'esca. Quindi non tanti lanci, non stancatevi, pochi lanci, fatti bene, con le esche giuste che conoscete molto bene e che sapete recuperare in tutti i modi. Cari amici, prima di lasciarvi ci facciamo un girettino, diamo una pulita a un po' di polistirolo, un po' di mondezze che ha portato il mare. Non lo faccio per farmi vedere, lo faccio perché primo ci credo, 2 ci tengo al mare dove vivo, dove vado a fare il bagno, ma soprattutto perché voglio che anche il mio piccolo contributo possa cambiare le cose. Soprattutto poi ragazzi, noi siamo sotto l'occhio del ciclone, ci vedono come gli assassini, non hanno capito che in realtà la pesca sportiva è uno sport sano se fatto bene. Quindi mi raccomando, niente mattanze, prendiamo il pesce giusto. Se vogliamo rilasciarlo siamo addirittura ancora, diciamo, stiamo dando una mano in più all'ambiente, ma se ci facciamo vedere che puliamo il posto dove siamo andati a pesca, anche delle cose che non sono nostre, la gente comincerà a vederci con un occhio diverso e forse potremo avere anche un pelino di voce più in capitolo in un futuro. Vi abbraccio, vi saluto, se avete domande scrivetemi, mi raccomando mettete un like,
iscrivetevi al canale se non siete e condividetelo. Ciao ragazzi!